Signore, signori, benvenuti in questo nono episodio della guida ai trofei su Dark Chronicle e oggi vediamo insieme il mini sport presente nel gioco, ovvero la sfida. Mini sport che serve inizialmente per prendere il trofeo giocare col tempo, chiudi una distorsione temporale in una partita di sfida, ma poi servirà soprattutto per il trofeo medagliato, per chiudere tutte le distorsioni in tutti i livelli per prendere la medaglia della sfida in ogni livello. Questo è un minigioco molto simile al golf, dove abbiamo una sfera che deve entrare in una distorsione e il cui colore deve essere l'inverso, e questo colore cambia quando la sfera rimbalza e dobbiamo portare la sfera nella distorsione in un determinato numero di colpi. Adesso in questo video vi do alcuni piccoli consigli o alcune cose che io ritengo fondamentali se volete evitare di impazzire con questo minigioco, perché di fatto per chiudere una distorsione bisogna eliminare tutti i mostri nel livello, quindi se non si chiude al primo colpo la distorsione può diventare un po' snervante alla lunga. Per prima cosa io vi parlerei degli effetti, che sono la cosa più utile nel gioco. Sono quel quadrante in basso a sinistra dove avete 4 scritte backspin, topspin, slice e hook che si attivano spostando l'analogico sinistro, mentre che l'indicatore di forza del colpo è in movimento. Il backspin si ottiene spostando la levetta analogica in giù. Con questo effetto la sfera si ferma o torna un pelo indietro, utilissimo per evitare fuoricampo e avere più controllo sulla sfera. Il topspin si ottiene spostando la levetta in su. Con questo effetto la sfera dopo il primo atterraggio rimbalza molto in avanti, utilissimo se serve cambiare colore della sfera all'ultimo, ma da usare con un certo criterio, perché se si usa troppa forza la sfera verrà catapultata sulla luna. Infine abbiamo lo slice e l'hook, che si ottengono spostando la levetta a destra o a sinistra. Per una curva a sinistra la levetta dovrà andare a destra e per una curva a destra la levetta dovrà essere spostata a sinistra. Con questi due effetti avremo appunto l'effetto di una curva a destra o a sinistra. In generale questo effetto non è molto utilizzabile, ma si può rivelare a volte incredibilmente utile, magari per superare qualche angolo o ostacolo o per risparmiare un tiro. Tuttavia con questo effetto in particolare bisogna fare un po' di pratica per capire come la sfera si muove con quale potenza. Ho notato, ma non ne sono sicuro di questo, che a volte gli effetti hanno dei problemi e non riescono con dei tiri molto corti, molto deboli. A questo punto passiamo a parlare delle mazze che ci sono nel gioco. Ci sono 6 mazze da sfida in tutto. La prima è il ramo maneggevole, quella che troviamo anche nel capitolo 3 nella Valle di Barga, e che nonostante l'aspetto grezzo è una mazza niente male, soprattutto se siete ancora all'inizio o non avete molta fortuna. È la mazza con il più ampio margine d'errore e ha un buon raggio di potenza. Il tacchino è un'ottima mazza per i tiri corti o medio corti, ha un buon backspin e anche i tiri curvi non sono male. È, secondo la mia opinione, la più facile da usare e la più utile in molte situazioni. Il cigno è un'ottima mazza per i tiri lunghi e ha un grande topspin, ma i tiri curvi non funzionano molto bene. Il fenicottero è considerata la mazza da sfida migliore in assoluto del gioco, con ottimi tiri curvi e topspin e backspin che funzionano decentemente. Tuttavia risulta comunque un po' difficile da usare per il piccolo margine di errore che comunque c'è ancora. Il falco, come il fenicottero, ha degli ottimi effetti ed è per i tiri molto lunghi, ma ha un margine di errore ancora più piccolo, il che rende arduo il suo utilizzo. E infine abbiamo l'albatro. Questa è la mazza da sfida che ha la maggior potenza e i migliori effetti in tutto il gioco, ma la sua totale assenza di margine di errore la rende quasi impossibile da usare, a meno di non avere grande precisione e coordinazione mano-occhio. Dopo tutte queste caratteristiche vi consiglio in generale di usare principalmente il tacchino,
e quando avete un tiro particolarmente lungo di passare al cigno, a meno che non vogliate esplorare anche le altre mazze, ovviamente siete liberi di farlo. Quindi adesso parliamo di come affrontare una sfida. Partiamo dal fatto che nonostante sia scontato è importante capire dove mandare la sfera. Grazie ai pallini rossi che sono sulla mappa, con un po' di esperienza riuscirete a prevedere, salvo strani movimenti, come rimbalzerà la sfera. Di solito il gioco, se non si sbagliano tiri, dà il numero giusto di colpi per poter arrivare alla distorsione senza dover fare dei tiri incredibili passando 3 spigoli, facendo rimbalzare la sfera con un solo tiro. E quindi usando dei semplici tiri diritti dovreste riuscire a passare tutti gli spigoli. Stesso discorso vale per la potenza da dare al colpo. Con un po' di esperienza capirete quanta potenza serve per far fare una certa distanza alla sfera. Comunque, ad un certo punto, in un modo o nell'altro, arriverete finalmente in vista della distorsione e a questo punto bisogna cominciare a pensare al colore della sfera. Se sarà del colore giusto, ovvero l'opposto, non avrete problemi. Un semplice tiro con la giusta potenza e riuscirete a chiudere la distorsione, ma purtroppo molte volte avrete la sfera che è di un colore diverso dalla distorsione e magari avendo anche un solo tiro, il che è un peccato, perché avreste una distorsione che è praticamente chiusa, ma il colore della sfera non è quello giusto. A questo punto si può far rimbalzare la sfera sul muro, cambiandone così il colore. Oppure, nel caso non sia possibile, perché non sempre è possibile vista la struttura di alcuni dungeon, la sfera si può ancora spostare di qualche metro usando il tasto quadrato in un'area attorno alla sfera senza perdere colpi se si è all'ultimo colpo, altrimenti verrà sottratto un colpo e questo di solito è un grande aiuto perché permette a volte di salvare una partita. Infatti a volte potreste avere non abbastanza spazio da riuscire a fare un topspin e a volte potreste essere troppo lontani per farlo. Oppure potreste essere proprio a qualche metro dall'ultimo spigolo per avere un tiro perfetto e nel caso questo non dovesse ancora bastare perché vi manca proprio ancora un solo metro, sappiate che la sfera attorno a essa ha ancora un raggio grazie al quale è possibile spostarla ancora di circa un metro, potremmo dire. Perché? Perché la sfera viene battuta da Max nel punto preciso in cui voi premete la X quando avete il punto esclamativo sopra la testa di Max. E questo vi permette di spostarvi ancora più dove desiderate. Queste ultime due cose, ovvero il fatto di poter spostare la sfera con il quadrato e poterla spostare ancora di un metro con il punto esclamativo, per dire, sono trucchetti che possono essere usati anche in caso di una sfera troppo vicino al muro, che non fa girare bene Max, che vi impedisce la visuale, o a qualche glitch che fa cadere la sfera fuori dalla mappa, ma non vi dà il fuoricampo e comunque non riuscite a raggiungerla. Una volta chiusa la distorsione vi verrà dato un premio. Non mi dilungherò adesso su quali sono i premi di tutte le distorsioni del gioco, sappiate solo il loro funzionamento. La prima volta che chiuderete la sfida, ovvero anche quando vincerete la medaglia, ci sarà il primo premio, possiamo chiamarlo. Quando chiuderete la sfida nello stesso livello una seconda volta avrete un secondo premio, diverso dal primo e meno raro. E infine, per la terza volta che chiudete la distorsione nello stesso livello e per tutte le volte successive avrete quello che è il terzo premio o premio ripetitivo, che è un oggetto abbastanza normale. Ora, questo video non spiega tutto quello che c'è sulla sfida, ma sono secondo me le basi e le cose più importanti per apprendere questo mini sport e riuscire a chiudere le distorsioni in tutto il gioco. Comunque sappiate che per una buona percentuale in questo mini sport conta molto la fortuna. In questo video non vi parlo della sfida nelle varie aree del gioco, ve ne parlo nel video della spiegazione generale sulle medaglie. Comunque per qualsiasi informazione che non ho messo, per qualsiasi domanda, per qualsiasi dubbio, per qualsiasi critica che sia costruttiva, mi raccomando, voi potete lasciarmi un commento qua sotto e io sicuramente vi risponderò.
Vi ringrazio moltissimo per aver visto anche questo video sulla sfida e noi ci rivediamo in un prossimo episodio della guida ai trofei su Dark Chronicle. Arrivederci.